Ciao, oggi parliamo del barré. Per suonare correttamente il barré bisogna mettere il dito indice su un qualsiasi tasto della chitarra, ma è importante metterlo vicino alla barretta, quasi attaccato alla barretta. Ed è importante anche mettere l'indice completamente dritto in questo modo, evitando di piegare. Quindi evitando di piegare il dito all'indietro, ma tenerlo dritto in questo modo. Il pollice deve restare in questo modo dietro, più o meno all'altezza dell'indice, per esercitare una buona pressione. La chitarra deve comunque restare perpendicolare al terreno, quindi evitate di studiare il barré quando la chitarra si trova in questa posizione perché sicuramente sarà più difficile suonare correttamente il barré. Dovete immaginare di avere un pendolo qui sulla mano che tende verso il pavimento, in modo che la chitarra comunque resterà perpendicolare e la forza del braccio, già la forza del braccio vi dovrebbe aiutare a fare una giusta pressione per far suonare bene il barré. Evitate di mettere il pollice, di far vedere il pollice sulla parte alta della tastiera, quindi lo lasciate in basso in questo modo. Proviamo a mettere anche le altre dita, ad esempio mettiamo il dito 3 sul terzo tasto della quinta corda, il dito quarto sul terzo tasto della quarta corda e il dito 2 sul secondo tasto della terza corda. Così suoniamo un Fa maggiore. Come vedete, la posizione della mano, dell'avambraccio anche, forma una curva regolare e l'avambraccio non si deve alzare. Se accade questo, sicuramente state sbagliando qualcosa. Quindi l'avambraccio deve stare giù e si deve muovere soltanto la mano. Se io ad esempio dovessi fare un passaggio dal Do maggiore al Fa maggiore, l'esatta posizione dei due accordi dovrebbe essere questa: Do maggiore e Fa maggiore. Bisogna muovere soltanto le dita. Come vedete, tutto l'avambraccio resta lì, resta fermo. Invece spesso accade questo, che il Do maggiore, essendo un accordo più semplice, viene preso in questo modo, mettendo a riposo il pollice. In questo modo lo faccio spesso anch'io, ma quando le circostanze lo permettono, ben venga anche questo, altrimenti no, soprattutto se subito dopo bisogna suonare un barré. Perché questo ci costringerebbe a fare dei movimenti inutili con l'avambraccio. Guardate questa parte adesso dell'avambraccio. Dovrei fare questo lavoro per passare dal Do al Fa. Quindi quando invece sarebbe molto più semplice fare questo: Do, Fa, Do, Fa. E addirittura, se riuscite, questa nota, il Do, cioè il terzo tasto della quinta corda che prendete con il 3, siccome è in comune tra il Do e il Fa, non lo togliete per niente. Vedete? Do, Fa, Do, Fa. Questo è un esercizio che potete fare, quindi voi passate dal Do maggiore al Fa maggiore. Provate a fare questo esercizio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi Do maggiore e Fa maggiore. Come vedete si spostano soltanto le dita, l'avambraccio resta fermo. L'importante è quello, ricordate di tenere la chitarra perpendicolare al terreno. Potete provare a fare un altro esercizio mettendo anche il Sol maggiore, prendendolo sempre con il barré. Se questo è un Fa, spostandoci avanti, mantenendo la stessa posizione, abbiamo un Fa diesis. Ancora più avanti il Sol maggiore. Quindi possiamo fare questo esercizio: Do maggiore, poi subito il Fa, ci spostiamo al terzo tasto con il barré, torniamo al Fa e poi Do maggiore. Ovviamente questo esercizio lo consiglio solo ai ragazzi più esperti, altrimenti ci fermiamo al primo esercizio. Per i meno esperti consiglio questo esercizio. Possiamo fare il barré al quinto tasto, dove le corde sono più morbide,
Facciamo il barré, mi raccomando, mettete sempre il dito indice completamente dritto, la chitarra perpendicolare al terreno, quasi attaccato quasi sopra alla barretta del quinto tasto, e mettiamo queste dita, il 3 sul settimo tasto della quinta corda e il 4 sul settimo tasto della quarta corda. Possiamo provare a fare questo esercizio. Suoniamo 4 volte questo accordo che è un La minore, per poi scendere queste due dita di una corda, quindi vanno rispettivamente sulla quarta e sulla terza corda, e il dito 2 lo mettiamo sul sesto tasto della seconda corda, Re minore. E fate questo esercizio. Da questo accordo che è un La minore passiamo al Re minore, poi di nuovo La minore e Re minore. L'esatta posizione del barré è consigliabile soprattutto quando bisogna arpeggiare, quindi non suonare tutte le corde insieme, ma suonarle una per volta. Ad esempio, con il barré per oggi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo video, ciao!